Siamo nella clinica Città di Lecce con il dottor Stefano Stea che si occupa di chirurgia maxillofacciale. Dottore, che cosa sono le dismorfie dentoscheletriche? Per dismorfia dentoscheletrica si intendono quelle malformazioni del volto per cui il ragazzo o la ragazza ha un morso inverso, o detto anche morso incrociato, ovvero sia quando la mandibola è più, ad esempio il prognatismo, la mandibola è più avanti rispetto al mascellare superiore, quindi proprio a livello estetico il paziente è come se avesse il mento più avanti, ma in teoria è tutta la mandibola più avanti, e a livello endorale, cioè della bocca, se uno guarda ha il morso incrociato o morso inverso. Può essere anche il contrario, insomma, nella disposizione della mandibola? Sicuramente. Noi parliamo di terza classe dentoscheletrica quando la mandibola è troppo in avanti, parliamo di seconda classe quando la mandibola è troppo indietro, e quindi dal punto di vista del profilo il paziente non ha praticamente mento, cioè la mandibola è molto indietro. Questi casi come vengono trattati? Questi casi si possono operare dalla fine crescita fino attorno, noi consigliamo i 50-55 anni, con un intervento chirurgico che prevede lo spostamento delle ossa mascellari. Nel caso più frequente della terza classe, cioè ripeto della mandibola in avanti, noi chirurgicamente dobbiamo portare la mandibola indietro e il mascellare superiore, cioè la mandibola superiore, in avanti, in modo tale da invertire il difetto e portare un rapporto normale. Un intervento del genere come si prepara? Grazie della domanda, è molto importante perché i ragazzi che vengono a noi pensano sempre allora mi faccio operare domattina. Non dimentichiamoci che il fine ultimo è quello di avere un combaciamento dentario perfetto, oltre che risolvere un problema estetico. Quindi i denti vanno preparati ortodonticamente, cioè con apparecchi fissi per svariati mesi, allineati in modo tale che al termine dell'intervento noi abbiamo sì un rapporto corretto delle basi ossee, ma anche un corretto combaciamento dei denti. Tuttavia non è un intervento dentistico. No, assolutamente. Questo è proprio un intervento specifico della nostra branca di chirurgia maxillofacciale. Un collega odontoiatra non fa o non può fare questi interventi, ci aiuta nella preparazione del caso, cioè applicando gli apparecchi. La parte chirurgica è strettamente di nostra pertinenza. Evidentemente, che non ho detto prima, un intervento delicato, frequente ma delicato, che comporta dalle 3 alle 4, anche 5 ore di intervento in anestesia generale. I risultati solitamente quali sono? I risultati sono solitamente buoni, con un buon recupero della funzione masticatoria, e anche di solito i ragazzi sono molto contenti dal punto di vista estetico perché cambiano volto. Da sottolineare il fatto che l'intervento viene fatto senza fare cicatrici cutanee, cioè tutto a livello endorale, non si lasciano dei segni esterni, ci mancherebbe. Si diceva un intervento molto frequente qui nel Salento. Sì, molto frequente perché è una patologia molto frequente. Il problema è che noi siamo gli unici qui a fare la maxillofacciale, almeno a tutt'oggi, nel Salento, per cui a noi arrivano parecchi casi, non c'è ombra di dubbio, sia di ragazze che ragazzi in maniera indistinta.